che senz'altro ci rassicura, soprattutto a noi maschietti, che diciamo le cose stanno decisamente migliorando. E se ci sono commenti non possiamo farli per questione di tempo e quindi ti ringraziamo, però sei stata chiarissima per questo. Invitiamo il professor Aldo Scarpa, ordinario di anatomia patologica dell'Università di Verona, sempre dello SPO 4, che ci parlerà della digital pathology. Perfetto, grazie. Si va avanti con questa? Come funziona? Se possiamo... Ah, ecco, perfetto. Sì, io non le vedo però, giusto? Sì, sì. Ah, ok, perfetto. Benissimo, allora che ci fa l'anatomia patologica? Tenta di diventare digitale e fruibile. Questo è il nostro compito, è diviso in due parti. La prima parte del primo anno e mezzo, di la trasformazione dell'anatomia patologica da analogica a digitale, per essere brevi, la seconda parte invece di creazione di casistiche e analisi per lo sviluppo di intelligenze artificiali. E ovviamente è uno dei pezzi per la medicina di precisione, l'anatomia patologica. E la digitale per che cosa in realtà? Fondamentalmente per la telepatologia, ovvero i casi difficili da discutere con le persone che non sono immediatamente vicine, ma oggi è diventato anche analisi di immagini digitali e sviluppo di intelligenza artificiale. Quali sono i problemi? I problemi sicuramente sono di tipo tecnico, di tipo finanziario, regolatorio e anche culturale, perché ovviamente dopo tanti anni dall'invenzione del microscopio immaginare di muoversi e di metterlo da parte è uno dei problemi. Possiamo discutere a lungo, ma in realtà i vantaggi sono sicuramente grandi. Il primo è logistico: se io non devo far viaggiare blocchetti, vetrini, già nella stessa istituzione, in istituzioni diverse, tutto diventa più facile e riduce anche i tempi di attività. Il laboratorio produce dei vetri che vengono trasformati immediatamente in immagini che sono fruibili dovunque. I team sono connessi, già un problema piccolo che abbiamo, ma è una bella scuola. Noi siamo a Verona 2 ospedali diversi che sono a 10 km di distanza. È un'unica sede in realtà, ma riusciamo a parlare molto più facilmente, sicuramente utilizzando questi pezzetti che abbiamo già fatto di telepatologia. Aumenta ovviamente l'accuratezza diagnostica e poi in realtà si creano dei dataset che sono funzionali per lo sviluppo di sistemi nuovi. E non è una cosa nuova in realtà, perché già nel 2013 esisteva il College of American Pathologists, aveva fatto delle linee guida che sono state poi aggiornate anche fino al 2021, in realtà più pensando all'inizio a quella che è la telepatologia, casi difficili, casi da discutere, quelli in cui è difficile prendere una decisione singolarmente. E oggi invece, appunto, come dicevamo, la parte digitale di sviluppo di artificial intelligence è un altro film sicuramente, perché la letteratura di telepatologia nasce da molto lontano e arriva fino a pochi anni fa, dove vedete l'esplosione. In realtà lì si comincia a parlare di intelligenza artificiale, di machine learning e deep learning, e lasciamo perdere la computational pathology, che è un altro film che vedremo più avanti sicuramente. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato, appunto, capiamo dove siamo, cosa è stato fatto e che succede. Abbiamo fatto delle review della letteratura e le abbiamo ovviamente rese pubbliche, pubblicando diversi giornali. Siamo partiti con alcuni case studies, ne abbiamo pubblicato un paio di casi di tumori head and neck praticamente, e anche la parte traslazionale. Abbiamo coinvolto i patologi del Veneto, siamo riusciti a metterci d'accordo abbastanza facilmente. Abbiamo spinto la regione a sviluppare un progetto di digitalizzazione di tutte le anatomie patologiche del Veneto, che è già partito fondamentalmente. E questo articolo racconta un po' la struttura, è una proof of concept. Poi dopo verremo fuori probabilmente con l'organizzazione, perché è uno dei compiti che abbiamo all'interno di questo consorzio. E se all'inizio appunto la letteratura di telepatologia esisteva già dal 2011 in poi, e vedete tutti questi spot, in realtà oggi tutti questi spot sono diventati delle macchine molto più larghe, ma non è più telepatologia, ma è digital pathology proprio, nel senso di tentativi, ed è entrata anche la Cina pienamente, come vedete dal colore molto intenso, anche da parte della Cina, in quello che è un'attività sicuramente che è esplosa ultimamente,
Che cosa serve? Serve sicuramente degli scanner, abbiamo problemi nelle acquisizioni perché le nostre amministrazioni sono veramente, cioè non sono problematiche loro, ma è problematico il sistema Italia in questo caso, ma abbiamo bisogno ovviamente di scanner, di archivi, nel senso di archivi non soltanto dal punto di vista di vetrini e blocchetti e che siano verosimilmente e possibilmente automatizzati, ma ovviamente di spazio in cui avere queste immagini, diciamo, e di un sistema che riesca a gestire tutto quanto, dei LIS che siano adeguati, al fine di creare appunto sistemi che poi siano fruibili per lo sviluppo anche di intelligenze artificiali. Gli slide abbiamo sintetizzato cosa devono avere questi slide, scanner devono essere ad alta velocità, a risoluzione molto alta, grande capacità, essere facili da riempire, cioè dobbiamo trasformare quella che è la routine dell'anatomia patologica in un qualcosa di fruibile. Ed ecco, qui ci sono appunto la compatibilità, per esempio l'ultima, con i software di immagini che siano i più comuni, perché se no ognuno avrà uno scanner diverso o i software per leggere le immagini, cioè diventa un po' una confusione. E questo è un po' il nostro compito. Lo stesso vale per i monitor, la risoluzione alta ovviamente, la capacità di non aspettare neanche secondi perché si scorra il preparato, e anche la precisione del colore. L'ematossignosina mica uguale dappertutto, in ogni posto è diversa. E allora uno dei primi problemi che ci siamo posti e stiamo cercando appunto di risolvere è quello di rendere l'ematossignosina, conservando quello che c'è in ogni posto, che vedete lì a sinistra, in un qualcosa che sia tutto quanto verosimilmente uguale e comparabile tra Verona, Palermo, la Sapienza, Foggia e via dicendo. E questo è uno dei problemi. Ovviamente poi la connettività deve essere ad alta velocità e stabile. Sembra una banalità, in realtà provate a farlo nei vostri ospedali, nelle vostre università. E lo stesso vale per la capacità e la sicurezza degli archivi digitali. Ma diciamo semplicemente per identificare i problemi dove sono e quali sono, e quindi trasformiamo ciò che è su un vetro in immagini che devono essere praticamente paragonabili, non soltanto per leggerle, ma proprio per studiarci sopra poi come. Cos'è che cambia in realtà? Il paradigma cambia assolutamente. Vedete qui all'inizio, questa è una grande università, ce ne sono diverse negli Stati Uniti soprattutto, un microscopio da 10, 15, 20, 30 vie. Tutti i patologi volevano questo, l'abbiamo voluto tutti quanti. Ma che succede invece? Che differenza c'è tra l'analogico e il digitale? Che lì a sinistra è uno che guida e si porta tutti e 5, 10, 20, c'è l'autista e tutti gli altri sono passeggeri, vedono quello dove ti porta l'altro. Quando uno proietta su uno schermo e tutti quanti sono seduti lì, tutti quanti possono indicare un pezzo diverso. Cambia il paradigma proprio di analizzare i casi. Ovviamente tutto diventa più facile, non dobbiamo più spedire vetrine avanti e indietro, ma si passano le immagini e si sviluppa la ricerca, cosa che abbiamo fatto all'interno del Consorzio del Genoma, riguardando insieme a tutti i partner del TCGE e della SGC delle casistiche e capire se c'erano i pezzi di ciccia buoni o no in quelli che erano poi i lavori che venivano pubblicati. Ed eccoci qua, quindi è ovvio che l'algoritmi che possono essere sviluppati, e siamo in contatto con lo SPOC 2, dobbiamo connetterci con questo, per creare poi delle coorti. Nella seconda fase verranno coinvolti tutti e 13 i partner di questo work package per creare appunto delle coorti specifiche per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Questo è in sintesi appunto il Work Package 3, il Task 3.1 è quello di cui vi ho parlato e che stiamo completando nel giro di questo mese, metà luglio dovremo essere a posto, e a luglio avverrà il contatto con gli altri 11 partner per sviluppare quant'altro ci manca. Io vi ringrazio per l'attenzione.